Dopo essere stata mostrata per la prima volta al Salone di Parigi 2016, la Dacia Sandero Stepway sceglie la Croazia per il suo debutto con la stampa internazionale. Nuova calandra con questi parallelepipedi cromati, sono 8, al centro del quale spicca il logo Dacia, ma anche una finitura, lo vedete, molto intrecciata, un'evoluzione un po' di quella che potrebbe essere chiamata finitura neodape, ma lo vedete molto più complicata nella trama, sia sopra, nella parte sopra della calandra, che in quella inferiore, interrotta al centro dal portatarga, da questa bocca, anche in questo caso trapezoidale, che troviamo nella parte inferiore. C'è un accenno al mondo dell'off-road con questa finitura in materiale grigio nella parte ribassata. Grigie sono anche le cornici dei fari fendinebbia. Quello che cambia sono anche i nuovi gruppi ottici. Non spariscono le lampade alogene, anzi rimangono sempre al loro posto, ma vengono introdotti 4 LED che vanno un po' a riprendere il look della calandra, che danno un tocco di modernità in più sicuramente alla vettura. Per quanto riguarda le dimensioni, si rimane sempre intorno ai 4 metri, 4 metri e 02, 175 cm la larghezza e 1,59 l'altezza, con le barre portatutto, 2,58 m il passo. Il pianale è sostanzialmente quello della precedente generazione di Clio, e questo permette di avere 5 posti comodi a bordo ed un bagagliaio di 320 litri. Il bagagliaio che vi faccio vedere già adesso. Andiamo ad aprire il portellone. Come vedete, il disegno è abbastanza regolare, c'è l'illuminazione nella zona sinistra, solamente un'illuminazione, non c'è la presa 12 volt, c'è il crick installato qui nella zona laterale. Sotto troviamo una ruota di scorta tradizionale, questo è sicuramente un bel accorgimento per chi compra una vettura di questo genere, mentre i sedili sono frazionabili, lo vedete, in modalità 60-40, si passa da 320 a 1200 litri. Quello che cambia dietro è anche il fascione paracolpi, con l'introduzione di nuovi elementi di stile. Rimane sempre lo scarico nella zona sinistra, ma vengono introdotti anche questi nuovi gruppi ottici a LED che vantano una diversa finitura sia per quanto riguarda la zona interna sia per quanto riguarda anche la zona esterna, con questa bella cover liscia che va a coprire l'architettura del faro interno. I cerchi sono da 16 pollici, cromati 205-55, sia per quanto riguarda la zona posteriore che quella anteriore, dove troviamo un impianto frenante molto semplice con la pinza monopistoncino e un disco di non eccessive dimensioni. Logo Stepway. Apriamo la porta, andiamo a vedere com'è fatta dentro. Il pannello porta, lo vedete, ha un design abbastanza semplice e tradizionale, direi. I materiali non sono niente di che per quanto riguarda la qualità, sono dei materiali piuttosto duri, sono pensati per essere molto economici e durare nel tempo. La finitura però lucida c'è, anche la maniglia, la vedete, è fatta per sembrare in alluminio, comunque dà un tocco sicuramente di qualità in più all'insieme. Battitacco con logo Dacia nella zona inferiore, e andiamo all'interno della vettura, dove troviamo il sedile con finitura Stepway, e ad indicare proprio il modello della vettura. La seduta è abbastanza ampia anche per quanto riguarda la parte dello schienale. Le sponde, devo dire, sono abbastanza pronunciate. Andiamo a salire a bordo, troviamo il nuovo volante con il nuovo stile. Si tratta di un volante a 4 razze, abbastanza ampio nelle dimensioni, in questo caso è rifinito in pelle, devo dire anche piacevole da un punto di vista estetico. I tasti per cruise control, che però si attiva prima di tutto dal centro della plancia. Il quadro strumenti è sostanzialmente tradizionale, con il contagiri nella zona sinistra, il tachimetro nella zona centrale e il computer di bordo attivabile attraverso questo tasto nella parte destra. I comandi del multimedia rimangono sempre dietro al volante, mentre la regolazione degli specchi è fissata nel lato sinistro. È un po' confusionaria come ergonomia questa vettura, perché ad esempio gli alzacristalli sono nel bracciolo di sinistra e anche quello di destra del passeggero, ma poi quelli posteriori invece sono installati nella zona del tunnel, quindi diciamo sono completamente separati da quelli anteriori. Il sistema multimediale è una delle novità della vettura, perché introduce l'R-Link in una versione più evoluta. Il display non è molto ampio nella dimensione, ma c'è praticamente tutto quello che serve, a partire dalla radio alla connettività, in questo caso Bluetooth, quindi non abbiamo né Google né Android né Apple per quanto riguarda l'integrazione con gli smartphone, ma comunque si riesce ad esempio a fare stream audio in Bluetooth. E poi il sistema di navigazione
climatizzazione che sostanzialmente è fornito da TomTom. La parte riguardante la climatizzazione la troviamo sempre al centro del tunnel centrale, come al centro del tunnel centrale troviamo un bel pozzetto davanti alla zona del cambio. Presa 12 volt, auto start and stop nella zona centrale qui del tunnel tra i sedili, e poi il bracciolo per migliorare il comfort di bordo. Andiamo a vedere come si sta dietro con questa Sandero Stepway. La vettura nasce in configurazione a 5 posti, mi regolo un attimo qui lo schienale. Allora ci si sta, lo spazio per le gambe non è ampissimo, non è male, devo dire che non è per niente male, la vettura è abbastanza spaziosa. Bisogna vedere quanto indietro ovviamente è tirato il sedile, in questo caso è completamente arretrato e rimane poco spazio, ma come vedete, lo sapete, sono alto 1,90 m e ci si sta, devo dire, abbastanza bene. La configurazione è a 5 posti, il tunnel centrale non occupa molto spazio all'interno della zona riservata alle gambe, quindi tutto sommato il voto è positivo per quanto riguarda l'abitabilità. A questo punto però è venuto il momento di guidare su strada la nuova Sandero e vedere come va. Andiamo! Eccoci al volante della nuova Dacia Sandero Restyling, una vettura rivista nello stile, rivista nei contenuti tecnologici, ma rivista anche nella gamma motori, visto e considerato che arriva il nuovo 1000 SCE da 75 cavalli e 97 Nm di coppia massima. Si tratta di un motore molto interessante perché va a sostituire i 1200 DCE di precedente generazione sia per quanto riguarda Dacia sia per quanto riguarda Renault, quindi sarà un motore sicuramente vendutissimo, andrà a rappresentare le gamme d'accesso di moltissimi modelli della gamma Renault, un motore che conosciamo già perché in una declinazione pensata per l'installazione posteriore è presente anche sotto il cofano della Twingo e anche della Smart, che è stata figlia dello stesso progetto. Per quanto riguarda questo motore, dichiara 5,2 litri ogni 100 km di consumo, io ho ottenuto 5,5 senza forzare troppo il passo, quindi i consumi sono davvero molto contenuti e questo permetterà alla Dacia Sandero di essere una vettura sicuramente tra le preferite anche di chi cerca vetture economiche nei costi di gestione. Il motore ha una buona erogazione, in particolar modo ai medi regimi, non è un motore da corsa, non pensiate di acquistare una vettura dotata di prestazioni eccezionali, ma comunque la spinta e la brillantezza è discreta ai medi regimi, è un po' spento forse dai 1000 ai 1500 giri, ma si fa più interessante appunto una volta superati i 1500 giri fino quasi a quota 5000, dove poi ricomincia a spegnersi, ma insomma siamo già oltre i regimi ai quali ci si spinge solitamente con una city car. I rapporti del cambio sono particolarmente lunghi, questi sono stati pensati per contenere appunto consumi ed emissioni e anche per cercare di contenere la rombosità del motore, che in questa declinazione Dacia è abbastanza importante. Il motore superati i 3500 giri inizia a farsi sentire, quindi la presenza del 3 cilindri non è certamente qualcosa che non si nota, come si notano alcune vibrazioni sempre allo stesso regime sia sul volante che sulla pedaliera. Comunque rimane un motore secondo me molto interessante, un motore sicuramente adatto alle caratteristiche di questa vettura, in particolar modo anche per quanto riguarda il prezzo, perché figuriamoci, il modello d'accesso è a 7.450 euro, la versione che sto guidando io in questo momento è a 9.650 euro con il navigatore, quindi un prezzo davvero contenutissimo per una vettura che ha praticamente tutto per quanto riguarda le vetture di segmento B moderne, quindi c'è il navigatore, c'è la radio, c'è l'ingresso AUX, c'è la possibilità di collegare il telefono cellulare con il Bluetooth, gli manca ovviamente qualcosina per quanto riguarda la tecnologia, in particolar modo la strumentazione è davvero basica, anche alcuni accessori mancano, alcune cose ad esempio come l'ergonomia sono lasciate un po' così, diciamo così, in secondo piano, è un po' confusionaria, ma la vettura rimane sicuramente molto interessante per il prezzo di listino che ha. Anche gli assemblaggi e la qualità dei materiali passano un po' in secondo piano rispetto al prezzo di listino della vettura. Ma come si guida la nuova Dacia Sandero? Beh, devo dire che si guida abbastanza bene. Certo, la risposta dello sterzo, dei pedali, dei comandi non è certamente quella delle vetture di ultima generazione, ma è comunque una vettura che si fa rispettare, una vettura che ha un buon telaio perché è quello della Clio di precedente generazione, le sospensioni lavorano
abbastanza bene, pur a fronte di un assetto abbastanza cedevole, quindi in curva la vettura si muove abbastanza, e anche nelle fasi di frenata la vettura tende ad avere dei movimenti abbastanza importanti. Questo però non significa che non sia sufficientemente stabile, ad esempio nei curvoni autostradali o anche nella guida fuori porta, con tutti i vantaggi di questo assetto che si ritrovano poi in città, perché si dimostra questa nuova Dacia Sandero particolarmente adatta all'utilizzo urbano. Come ho detto nel corso del test drive, questa nuova Dacia Sandero ha un prezzo incredibile, 7.450 euro. Se la volete full optional siamo intorno ai 10.000 euro, c'è davvero di tutto e di più, quindi un prezzo sicuramente molto concorrenziale. Si può chiudere un occhio per le plastiche e anche per gli assemblaggi, perché non sono ovviamente il top, ma a questo prezzo non si può certo pretendere qualcosa in più. Se volete qualcosa di più sfizioso potete puntare sulla Stepway che avete visto nella parte statica. Se invece volete proprio risparmiare e portarvi a casa una vettura che sostanzialmente è basata sulla vecchia piattaforma Clio e ha un po' di tutto, diciamo, per quanto riguarda l'essere vettura moderna, potete passare alla Sandero tradizionale. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it. Ciao!